Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Ho 36 anni e mia moglie ne ha 38. Ci siamo incontrati per la prima volta quando ero al terzo anno di università e lei al quarto. Siamo stati insieme da quel giorno. Dopo 3 anni di fidanzamento abbiamo deciso di andare a convivere. 3 anni dopo ci siamo sposati. 2 anni dopo la nostra gioia è aumentata quando mia moglie è rimasta incinta e abbiamo accolto la nascita di nostra figlia. Come in qualsiasi famiglia normale, abbiamo avuto la nostra giusta dose di litigi domestici, ma siamo sempre riusciti a riappacificare rapidamente, a volte anche nel mezzo di una lite. Nel complesso, eravamo una famiglia classica. Dopo aver terminato i miei studi, ho iniziato il mio percorso di carriera lavorando sodo per salire la scala aziendale. Alla fine, ho guadagnato abbastanza per permettermi un ampio appartamento con 4 stanze. Abbiamo investito in una grande ristrutturazione e ci siamo felicemente stabiliti nel nostro nuovo appartamento. Anche mia moglie ha ripreso la sua carriera dopo il congedo di maternità e le è andata bene. Ha ottenuto una buona posizione e ha iniziato a guadagnare un reddito decente. Combinando i nostri redditi, eravamo finanziariamente prosperi. Con il tempo abbiamo acquisito tutto ciò di cui avevamo bisogno. Un nuovo appartamento per nostra figlia in crescita, auto costose e tutti i comfort che si possano desiderare. La vita sembrava abbondante. Amavo profondamente mia moglie ed ero rimasto fedele a lei per tutta la nostra relazione. Non ero un grande bevitore, ma a volte mi concedevo un bicchiere di vino a cena. Fumare era un'abitudine che avevo recentemente abbandonato. Pianificavamo sempre le nostre vacanze insieme e sviluppai una passione per il diving e lo sci, mentre mia moglie decise di non immergersi per paura. Imparò a sciare. La nostra vita ruotava attorno al lavoro, guadagnare denaro e godere dei frutti del nostro lavoro. Il lavoro di mia moglie era collegato con il business internazionale, che spesso richiedeva che lei ricevesse colleghi dall'estero per trattative. Gradualmente cominciai a notare che la sua comunicazione con questi colleghi sembrava durare più del previsto. Anche se inizialmente mi sembrava strano, non ci prestavo molta attenzione. Un altro cambiamento notevole fu che cominciò a ricevere messaggi su Snapchat alla sera. Stranamente, ogni volta che i suoi colleghi stranieri erano in giro, questi messaggi smettevano di arrivare. Controllai il suo telefono un paio di volte dopo che si era addormentata, ma tutti i messaggi erano stati cancellati. Notai che l'ultimo messaggio era sempre intorno alle 19, nonostante il fatto che il telefono ricevesse notifiche anche dopo che lei era già andata a letto. Alla fine, il sospetto mi consumò completamente. Un giorno tornò a casa tardi, verso le 22, e io stupidamente, scherzando, le chiesi se avesse detto addio al suo amante. Il terrore che balenò nei suoi occhi fu qualcosa che non avevo mai visto prima. Tuttavia, non appena si rese conto che stavo scherzando, sorrise e la questione si spense chiamandomi sciocco. Inoltre, talvolta andava all'estero per visitare i suoi colleghi. Quando i miei sospetti raggiunsero il picco, non potei più sopportarlo e ricorsi all'installazione di un software spia sul suo telefono, che mi permetteva di controllarlo a distanza tramite SMS o dal mio account personale. Questo programma poteva registrare l'audio dell'ambiente, scattare foto con la fotocamera e inviare tutti i dati al mio account personale. Un giorno lei partì per un altro viaggio di lavoro e la sera tornai a casa dal lavoro. Passai del tempo con nostra figlia, la aiutai con i compiti e la misi a letto alle 22. Non appena si addormentò, accedetti all'account del software spia e ordinai di registrare il suono dell'ambiente del telefono per 10 minuti. Dopo qualche minuto apparve una registrazione sul mio account e, dopo averla ascoltata, udii la voce di mia moglie in una stanza con un uomo. Parlavano in inglese e capivo ogni parola, discutevano aspetti banali della vita e ridevano. Mi resi conto che erano soli nella stanza. Improvvisamente sentii il tintinnio di bicchieri nella loro risata e in quel momento il mio cuore iniziò a battere selvaggiamente.
Mandai un altro comando per registrare per altri 20 minuti e scattare una foto dell'ambiente. Con orrore, la foto risultò essere un quadrato nero, indicando che il telefono era posizionato con la fotocamera rivolta verso il basso. Diedi rapidamente istruzioni al programma di scattare una foto usando la fotocamera frontale. La foto risultante mostrava il telefono poggiato sul comodino della stanza, una parte della testata del letto e una lampada da muro accanto. 15 minuti dopo apparve un'altra registrazione che mi fece rabbrividire. Riprodussi il nastro e li sentii ridere e parlare di nuovo. Mi trovai in uno stato di incredulità e shock, come se il mio mondo stesse crollando davanti ai miei occhi. Sconvolto, mi versai un drink e ordinai al programma di registrare per 4 ore. Dopodiché affogai i miei dispiaceri nell'alcol. Il mattino seguente, giovedì, ero completamente distrutto. Essendo il momento di portare mia figlia a scuola, le dissi che non era necessario che andasse a lezione quel giorno. Notificai al mio capo che avrei preso un paio di giorni personali fino a lunedì. Mia moglie doveva tornare di domenica. Poi mi sedetti e cominciai ad ascoltare la registrazione di 4 ore. Tuttavia riuscii a sentire solo per 40 minuti, perché fu in quel momento che udii i suoni inconfondibili del piacere di mia moglie. Gli stessi suoni che conoscevo bene da più di 13 anni. Fu come se un coltello mi fosse stato piantato nel cuore, causandomi dolore sia emotivo che fisico. Sconvolto, corsi in bagno e vomitai, incapace di capire se fosse per la sbornia o per la situazione attuale. Mi posi sotto una doccia gelata per 20 minuti, cercando disperatamente un po' di sollievo. Dopodiché, portai mia figlia a trovare i suoi nonni, assicurandole che le avrei spiegato tutto più tardi, e tornai a casa da solo. Mia moglie chiamò durante il pranzo e chiese sinceramente come stessi. Rimasi lì in silenzio, incapace di dire una parola, fingendo che la connessione fosse cattiva. Le dissi che stavo male e che sarei rimasto a casa per un paio di giorni e che avevo affidato nostra figlia alla cura di sua nonna. Quel giorno fu il più doloroso della mia vita. Testimoniai un inferno personale, sentendomi completamente perso e incerto su cosa fare. La mia testa era piena di un ronzio incessante che soffocava i miei stessi pensieri. Mi sedetti sul divano e piansi come un bambino mentre onde di rabbia e apatia mi sopraffacevano. Più esprimevo le mie emozioni, più esse si attenuavano in me. Alla fine della giornata ero emotivamente esausto. La sera tornai all'account del software spia e iniziai a impartire comandi al telefono. Ottenni le foto, alcune erano state scattate dalla sua borsa e altre dal tavolo. C'erano registrazioni delle sue esibizioni nei ristoranti con numerose voci, ovviamente i suoi colleghi. Poi, nel corso della serata, mi imbattei in qualcosa. Il telefono era di nuovo sul comodino, registrando la sua voce da sola con quella di qualcun altro. Tuttavia, questa volta, non c'erano suoni intimi. Non c'è, la feci più e la chiamai. Dopo 4 squilli, rispose, visibilmente affannata. Le chiesi del suo respiro affannoso, alla quale rispose che l'ascensore dell'hotel si era guastato e aveva dovuto salire le scale fino alla sua stanza. Parlammo un po', facendo del mio meglio per mantenere la voce calma e uniforme. Denunciai la mia intenzione di andare a letto, le augurai la buonanotte, riattaccai il telefono e inviai rapidamente un comando al programma spia, richiedendo una rapida serie di foto con la fotocamera frontale. Fu allora che lei commise un errore. Dopo la nostra chiamata, non pose il telefono sul comodino, ma sul letto accanto a lei. Di conseguenza, la fotocamera frontale iniziò a inviare foto leggermente inclinate ma schiette, immagini di lei seduta a cavalcioni su un'altra persona con la testa gettata all'indietro. Seguì quindi una registrazione che catturò quei suoni inconfondibili che qualsiasi marito riconoscerebbe immediatamente, rivelando le sue azioni. Questo fu il colpo di grazia per me. Conservai quelle note e materiali anche se in quel momento lei mi era già completamente estranea. Da allora mi astenni da ulteriori indagini fino a domenica, perché tutto era diventato dolorosamente chiaro. Stavo considerando i miei prossimi passi. Dovrei chiedere il divorzio? E nostra figlia di 9 anni? Domenica, tardi la notte, lei tornò a casa, ansiosa di baciarmi. Mi ritrassi, ricordandole che stavo male. Volevo colpirla, sfogare la mia rabbia.
Ritiratomi in ufficio, andai a dormire sul divano. La mattina seguente mi alzai prima di lei e andai al lavoro, incapace di stare ancora intorno a lei. Trascorsi la giornata meccanicamente, poi mi avvicinai al mio capo e chiesi una settimana di ferie urgenti. Registrati tutti i dati su una chiavetta USB, chiamai mia moglie dicendole che sarei andato in viaggio di lavoro per un giorno, ma le chiesi di non portare via nostra figlia dalla nonna perché avevo una sorpresa in serbo per lei. Quella sera, quando tornai a casa, feci rapidamente le valigie. Lei mi aiutò a impacchettare le mie cose, comportandosi in modo cortese e innocente. Tuttavia, la sua ipocrisia solo infiammò ulteriormente la mia rabbia. Afferrai la mia borsa, posizionai la chiavetta USB sul comodino nella camera da letto e chiamai un taxi per il nostro secondo appartamento, quello riservato a nostra figlia. Dopo circa mezz'ora, il mio telefono si illuminò continuamente di chiamate e messaggi, ma mi astenni dal leggerli per paura di cadere nella confusione prima di entrare nell'appartamento. Quando entravo, l'atmosfera era spettralmente silenziosa. Silenziosamente appoggiai la borsa, mi tolsi le scarpe e stavo per lavarmi le mani quando lei uscì dalla camera da letto. Oh mio Dio, non l'avevo mai vista così scomposta e gonfia, con il viso coperto di lacrime. Cadde in ginocchio cercando di spiegare qualcosa in modo incoerente tra i singhiozzi e la bava. Mantenni un'espressione impassibile, convincendola a non fare scenate. Poi, con tono calmo, le chiesi cosa avremmo fatto dopo. Lei mi implorò di perdonarla di nuovo, lacrime e roba del genere. Disse che aveva esagerato, che non capiva come fosse arrivata a questo e cominciò a chiamarsi Scoria. Ma sai, mi sono accorto di non provare più né pietà né rabbia per lei. Urlava che mi amava e aveva sempre amato solo me e che tutto ciò era accaduto solo perché aveva sbagliato e si era resa conto, nei giorni in cui ero stato via, che aveva distrutto con le proprie mani il nostro castello di cristallo. Ma come si dice, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Dissi che ora non eravamo più marito e moglie, ora eravamo solo mamma e solo papà per nostra figlia e avremmo fatto finta che tutto andasse bene tra di noi. Ma io avrei vissuto la mia vita e lei la sua. Non sei l'unica per me, ora sei solo la mia compagna nell'allevare un bambino. Forse un giorno cambierò idea, ma ora sono solo stanco al solo pensiero dell'intimità con lei. A proposito, le dissi dove ero stato e cosa stavo facendo. Lei disse che aveva capito tutto e che era pronta a sopportare finché ci fosse voluto. Beh, nessuno le aveva tirato la lingua. Di conseguenza, ora viviamo nello stesso appartamento, anche se onestamente ne ho già comprato un altro per me stesso e l'ho intestato a mio padre, così che non ci fossero rivendicazioni in caso di divisione dei beni. Dormo quasi costantemente in ufficio, anche se a volte vado a dormire nella camera da letto per amore di mia figlia. Da parte di mia moglie ci sono stati un paio di tentativi di abbracciarmi quando mi sdraiavo nel letto con lei, ma li ho fermati bruscamente. Non abbiamo avuto intimità per 3 mesi. Non ha detto nulla ai suoi genitori, solo suo padre sa dei miei. Abbiamo concordato che una volta l'anno andremo in vacanza come una famiglia per una settimana, ma ora sarebbero letti separati. Sto costantemente uscendo con gli amici e ho nuove conoscenze. Tra loro ci sono belle donne. A volte penso a quando lei verrà a dirmi che ne ha abbastanza e se ne andrà. O, per esempio, chiederà il divorzio e divideremo i beni, ma lei non lo fa. La sorprendo costantemente a guardarmi, sai, come lo sguardo di un gatto di strada, ma onestamente non mi interessa, anche se vedo che lei sta tentando, ma mi compiaccio del suo dolore. Recentemente ho messo sfacciatamente un pacchetto di preservativi sulla scrivania in ufficio per guardarla reagire. Lei è entrata per dire qualcosa, li ha visti sul tavolo e è uscita dall'ufficio come un proiettile. Probabilmente piangendo, non l'ho raggiunta. Lei va ancora al lavoro, ma onestamente non rimane tardi, anche se onestamente non la seguo quasi. In qualche modo si avvicinò e cercò di spiegarmi che aveva interrotto tutte le relazioni con quell'uomo, eccetto per il lavoro. Sembra che a lavoro dovrà ancora comunicare con lui per lettere o in trattative, ma giura che ora non si avvicina nemmeno a lui. A proposito, questo strano ha anche una famiglia, alla quale ho detto che la sua relazione con i partner sessuali non mi riguarda e che è libera di fare ciò che vuole. Non è necessario che mi riferisca se oggi ha aperto le gambe o no.
Ora a volte torno dopo mezzanotte o, al contrario, esco quando mia figlia va a letto dal venerdì al sabato, per esempio. Naturalmente non mi limito a nulla. Se voglio sesso, sicuramente avverrà. Torno la mattina e vado in ufficio a dormire o in camera da letto se lei non c'è più. Niente è cambiato nella routine domestica. Compro ancora la spesa. Amo e so cucinare. Avevamo la pulizia dalla domestica esterna, quindi niente è cambiato qui. Ho pagato l'appartamento e lo sto ancora pagando, dove lei spende i suoi soldi e se li spende non mi interessa. La comunicazione, come l'amarsi, è solo per nostra figlia o per i suoi genitori se vengono, anche se mi sembra che se lo dico a mia suocera probabilmente la strangolerebbe davanti ai miei occhi. Ho un ottimo rapporto con mia suocera, è una donna intelligente e rispetta rigorosamente i valori familiari. Sicuramente questo è un altro argomento per cui mia moglie non vuole andarsene. Apparentemente ha paura di sua madre perché mamma sicuramente le chiederà che diavolo sta succedendo e io non intendo mentire. In generale la prendo in giro quanto posso e mi diverto davvero, sì, forse sono diventato un mostro ora. Ma lei stessa ha dato vita a quel mostro e sai cosa mi stupisce? La sua perseveranza e pazienza è come un panno rosso per un toro per me. Mi chiedo quanto ancora possa sopportare e per favore non iniziare con tutto il discorso «è la madre di tua figlia», bla bla bla. Ciò che si è procurata con quel cretino non le importava molto, continuando a fare viaggi d'affari o ad aprire le gambe in città senza pensare a nostra figlia o a suo marito. Nessun commento. Ogni volta che sento che la mia corazza potrebbe creparsi, ricordo quel giorno, quello che ho provato allora e mi consola. Divento di nuovo di pietra. Quindi, ecco come vivo ora. Tutto va bene con nostra figlia. Siamo ottimi genitori e la aiuto ancora con i compiti la sera. I nostri amici comuni non sanno nulla. Forse quando mi stancherò di tormentarla, o realizzerò che basta e basta, spegnerò la modalità bastardo e avrò una conversazione con lei. Ma non ora, non ora. Grazie per aver guardato. Metti mi piace, commenta e iscriviti se ti è piaciuto il video. Alla prossima! Ci vediamo e prenditi cura di te.